Io investo davvero tantissimo nel valore delle persone, cioè nel creare valore all'interno dell'azienda tramite le persone e non riesco a staccarmi da questa cosa. Per me, cioè, vedere una persona che ieri non riusciva a capire quella cosa, parlarne e vedere nei mesi successivi il fatto che poi diventa autonomo in quella roba lì ed Miglioramento è lui che anticipa magari quel mio pensiero, cioè quello mi dà... inappagabile. è inappagabile. Cioè per me, perché per me nel momento in cui il team sta crescendo, inevitabilmente sta crescendo l'azienda. Allora, Gaetano, grazie mille per essere qui con noi oggi. Come stai? Bene, grazie a voi, Finalmente ci conosciamo e era un po' che cercavamo di incontrarci, ci ce rincorrevamo, l'abbiamo fatta. è un piacere essere qui, davvero. Senti, io comincerei con una domanda introduttiva chiedendoti chi è Gaetano? Allora, chi è Gaetano? È un ragazzo pugliese di 32 anni che oramai è vissuto coscientemente più a Milano che in Puglia, quindi Ok? un po' il paesaggio pugliese, un po' un ricordo lontano. Vivo appunto quindi da 15 anni a Milano e devo dire che è una città che appunto come me avrà adottato tanti altri ragazzi un po' del sud che sono venuti qui appunto alla ricerca di successo, di Di carriera e di opportunità? opportunità. In questo momento ho sempre diciamo, lavorato nel mondo, chiamiamolo moda a 360 gradi, anche se non è una definizione che a me piace perché in realtà sono un po' lontano a livello valoriale e un po' con i brand, l'approccio con i quali ho avuto la fortuna di lavorare dal concetto di moda per quello che in questo momento probabilmente sta rappresentando la moda, quindi probabilmente ha preso un percorso molto più finanziario Ok. che valoriale, no? Lo vediamo dai vari cambi di poltrona sui vari Continui, brand direi. e devo dire che lo vediamo anche dall'altra parte con i brand che stanno avendo maggiore successo, che sono quei brand dove dietro c'è ancora un po' la figura del Una visione. founder, quindi vedi Ralph Lauren, vedi Prada, vedi Brunello Cucinelli, Come quindi Cucinelli. tutti brand dove dietro di base c'è la figura che ha fatto nascere il brand, quindi il motivo per il quale il brand esiste, il motivo stesso per cui la persona c'è. Invece tutti gli altri brand dove appunto è venuto meno il fondatore che appunto ha creato il brand non con l'obiettivo che è di crescere, di quotarsi in Aumentare il ROI, borsa, ma ma per creare appunto probabilmente del valore, una visione, quindi mettere a sistema e a fattor comune una passione, ci ha portato oggi appunto a vedere, almeno dal mio punto di vista, ma confrontandomi con tanti, diciamo un po' colleghi del settore, al fatto che sta un po' perdendo di trazione un po' e di magia la moda per quello che era considerato prima. conosciuta. Senti, visto che mi hai un po' introdotto il concetto, no? In realtà l'ambito insomma, lavorativo, l'ambito moda e appunto mi hai citato no, la visione dei brand, ti vorrei chiedere come è cominciato il tuo percorso di vita professionale? Ma allora è cominciato in maniera totalmente casuale, nel senso ho sempre avuto una fortissima passione per il bello, cioè per ciò che avesse dietro appunto una storia e soprattutto che fosse stato creato per un motivo, quindi con una purpose precisa, cioè non solo Certo. per vendere, ma proprio Con una perché visione, come dicevi con prima. una visione. E quindi ho sempre avuto questa passione molto laterale che mi portava dietro appunto al fatto di viaggiare, di andare alla ricerca di ciò che fosse un po' esteticamente bello e che mi facesse sempre un po' sentire a casa, nel quale un po' respirassi poi la storia e l'organicità che c'era dietro. Contestualmente ho studiato economia e poi ho vissuto un anno all'estero perché ero anticipatario, quindi ho preso un po' quel famoso gap year Ok. che mi ha portato a vivere un anno a Dublino in In Irlanda Irlanda, ok. e poi al rientro ho fatto questo Master of Science, quindi una specialistica italiana in management, quindi un percorso molto economico. Ho sempre avuto un po' l'approccio del day by day, cioè non sono mai stato quella persona che nasce con un'idea ben precisa, voglio diventare avvocato, voglio diventare dottore. Cioè, ho sempre vissuto appunto un po' giorno per giorno, cercando di adattarmi a quello che mi succedeva
perché sono un po' fatalista per nascita, no? Cioè credo molto nel fatto che le cose succedono per un motivo, e il fatto che tu ti trovi, in qualche modo senti di fare le cose giuste giorno dopo giorno ti portano poi ad una strada che in qualche modo stai disegnando tu, mettendo insieme appunto i pezzettini giorno dopo giorno. Quindi anche qui è stato un po' fatalista il modo in cui mi sono approcciato al mondo, chiamiamolo moda, perché in realtà sarei dovuto andare a fare un internship curriculare in Gucci. Poi Qui dopo in Italia o all'estero? qui in Italia. Data la mia forte passione appunto per questo mondo qui, in realtà è stata un po' un'arma a doppio A doppio taglio, perché taglio? dall'altra parte hanno visto questa un po' profonda conoscenza e passione che non hanno più visto questo internship curriculare come ok, c'è un agreement tra l'università e il brand, dobbiamo far fare un internship. Hanno detto c'è del potenziale per Per poi andare arrivare per una lontano. posizione diversa, che però mi avrebbe portato ad dei colloqui, una strada molto più lunga che metteva un po' a rischio il fatto che io mi laureassi, perché era propedeutico alla laurea all'internship. Ok. E quindi è venuto fuori così per caso questo gruppo italiano che si chiama The Level Group, con il quale appunto ho iniziato lì nel mondo e-commerce, e questo è stato diciamo il primo approccio un po' al mondo moda, perché The Level Group gestisce poi l'e-commerce per brand del lusso e del fashion. Visto che un po' anticipato una domanda che ti volevo fare, del fatto che appunto hai vissuto all'estero, ti volevo chiedere che cosa ti ha dato quell'esperienza là? Cioè, ad oggi, se guardi anche, non so, nella forma mentis, nell'apertura mentale, che cosa ti ha dato in più vivere all'estero? Relazionarti con culture diverse anche da quella italiana, no? Immagino. Quello che mi porto più a casa è stato lo spirito di sopravvivenza e di adattamento, perché io sono andato appunto all'estero che avevo 19 anni, sì, tra i 19 e i 20 anni. Ok, quindi giovane. Non parlavo l'inglese, sono andato a vivere per un anno in host family, quindi comunque sia in una famiglia Eri obbligato a irlandese. parlare. E la cosa più bella è stato lo spirito di sopravvivenza, perché nel momento in cui ti trovi a doverti mettere in gioco e dire ok, cioè, non c'è Devo alternativa, farcela? devi farcela Punto. e tiri fuori il meglio di te. E allora, cioè, sicuramente mi porto a casa questo, e poi sicuramente il fatto di aver incontrato un mix di persone provenienti da tutto il mondo con i quali metti a fattor comune poi di base lo stesso spirito di sopravvivenza, no? Cioè, perché Certo. quello è il fattor comune, e ti porta appunto a creare una sorta di squadra, di team con il quale arrivare all'obiettivo finale. L'altra cosa che mi porta a casa però è anche la voglia poi di voler tornare Ok, in Italia. ok. E ti Quando posso chiedere come mai? Cioè, perché non vedevi magari l'Irlanda come una realtà dove potevi crescere, eventualmente poi anche lavorare, ma volevi tornare in Italia? Cioè, che cosa ti dava nella tua visione? Siamo qua, sei in Italia, quindi effettivamente poi ci hai visto lungo, ma che cos'è che l'Italia nel tuo, diciamo, immaginario ti avrebbe dato di più? Era un po' quello che dicevo prima, no? Cioè, è sicuramente dato tanto probabilmente se fossi stato un tech guy, eccetera, mi sarebbe stata benissimo l'Irlanda, Ok? però per quello che ci dicevamo prima, quindi questa ricerca del bello, dell'organicità, dell'eleganza, del buon gusto, lo trovi in pochi È un qualcosa posti. nostro. E quindi, cioè, ero proprio stanco di non riuscire a vedere del bello. Cioè, quindi proprio il potermi confrontare sia visivamente che esteticamente a livello di umano con persone con le quali potessi parlare un po' la stessa lingua, cosa che ovviamente Chiaro. in Italia è alla portata di tutti, Hai nel tutti i giorni. quotidiano. Io quello che dico sempre è che noi italiani abbiamo la fortuna di essere nati con la bellezza negli occhi, cioè il fatto di vivere in una realtà che ha talmente tante sfaccettature, talmente tante sfumature a livello, no, di paesaggi, di patrimonio artistico, culturale. E io paradossalmente che vivo all'estero e sono originario di Roma, quando torno a Roma da turista me la vivo ancora meglio, cioè la apprezzo ancora di più. Perché? Perché non la vedo nel quotidiano, quindi magari no, noto ancora di più tutta la bellezza, l'aria che si Però respira. percepisci, immagino anche tu questa cosa, no? Assolutamente sì, confermo. Quindi Poi ovviamente, cioè, nel senso, ci sono altri posti nel mondo dove, cioè ad esempio il Giappone,
Ma anche, ecco, vicino che abbiamo in Europa, anche Parigi ad esempio, no? Parigi, Insomma, cioè, un ovviamente ci sono ecosistema altri, così. sicuramente, però Italia, Però Italia. l'Italia non si batte. Senti, invece per quanto riguarda, tornando un po' più, ecco, sul discorso vita professionale, quotidiano, nel tuo lavoro, c'è un qualcosa che tu riconosci nel tuo quotidiano? Non so, le relazioni che hai con le persone, i viaggi che fai, che effettivamente ti fa dire, ok, ho scelto la strada giusta, è comunque un percorso che sto facendo che mi dà valore ogni giorno, mi dà un qualcosa che un po' alimenta la mia anima, no? Alimenta la mia voglia e mi fa un po' alzare la mattina con la voglia di, ok, ho una mission, ho un obiettivo, e ti accende quel fuoco un po' dentro, lo riesci a riconoscere? Sì, Ok. e lo riesco anche a visualizzare benissimo. Probabilmente i finance guys dice, mi tireranno una martellata in testa perché dicono sì, cioè il valore alla fine tiri la linea e cioè, se sei cresciuto o no, se hai generato Un se cassa, ritorno, se hai un generato un ROI. EBITDA positivo, eccetera. Però cioè, io sono alimentato, cioè, sono convinto del fatto che quello sia comunque sia poi il risultato finale, cioè la punta dell'iceberg, che sicuramente è quella che poi probabilmente uno dice è l'unica cosa che conta, perché cioè, se non sta in piedi da un punto di vista economico l'azienda. Non Cioè, puoi però sopravvivere, sì. sono certo del fatto che tutto quello che c'è sotto è lì e quella è la mia benzina quotidiana ed è data soprattutto, e tutto parte per me dal capitale umano. Io investo davvero tantissimo nel valore delle persone, cioè nel creare valore all'interno dell'azienda tramite le persone e non riesco a staccarmi da questa cosa. Per me, cioè, vedere una persona che ieri non riusciva a capire quella cosa, parlarne e vedere nei mesi successivi il fatto che poi diventa autonomo in quella roba lì ed è Miglioramento. lui che anticipa magari quel mio pensiero, cioè quello mi dà... Inappagabile. è inappagabile, cioè per me, perché per me nel momento in cui il team sta crescendo, inevitabilmente sta crescendo l'azienda. E poi ovviamente ci sono strade molto più corte, nel senso se hai poi l'obiettivo di dire ok, sì, è entrato un fondo e il fondo deve pompare l'azienda perché nei prossimi 5 anni va rivenduta, probabilmente questa tipologia di approccio è un po' più limitante perché non è un approccio da lungo periodo, Lungo però termine, sì. probabilmente cioè, non fa parte del mio DNA, quindi probabilmente non starei mai in un'azienda dove l'approccio è che la dobbiamo pompare perché fra 5 anni la devo rivendere, perché io non riesco a trovare poi stimoli nel pensare che fra 5 anni quell'azienda deve essere rivenduta. Mi hai fatto un po' un assist, mi hai parlato appunto di valore umano, un po' di umanesimo, no? Italiano. C'è una definizione che tu dai al Made in Italy? C'è magari, non so, e non deve essere una definizione, diciamo, che troviamo, una frase, un qualcosa che per te rappresenta il Made in Italy. Cioè, che cos'è il Made in Italy per Gaetano? Allora, c'è da un lato il tema c'è un po' questo pensiero che ho nel retrocranio di quando uno dice Made in Italy, tu probabilmente anche mi viene da un po' da sbuffare e dire, cioè, è sulla bocca di tutti, no? È come se fosse un po' un trend, una sorta di selling Un word po' dove una dice label abusata. una label abusata e probabilmente anche quello che poi succede molto spesso è che ho avuto, tra virgolette, anche un po' la fortuna di vedere su alcuni grossissimi brand blasonati italiani che giocano su delle marginalità davvero un po' senza senso a discapito del Made in Italy e quindi alcune volte un po' sono dell'idea che sicuramente il gioco, tornando al discorso che facevamo prima, appunto un po' finanziario, stia creando un danno ovviamente al Made in Italy. D'altra parte però ogni volta che qualcuno dice Made in Italy mi viene in mente il volto del primo artigiano fabbrica con la quale ho avuto la fortuna di poter lavorare, perché ricordo eravamo praticamente noi da un lato un po' disperati come alla ricerca di un fornitore, dall'altro loro anche disperati perché c'era una grossa azienda che subappaltava loro parte del lavoro e questa grossa azienda è saltata per aria e loro quindi erano rimasti da un giorno all'altro senza Senza lavoro. lavoro. E quindi c'eravamo noi da un lato senza un fornitore, nella mia prima esperienza, e loro senza clienti c'è stato questo match valoriale e di imprenditoriale dove alla fine siamo stati uno la fortuna dell'altro. Wow. E questo mi fa pensare al Made in Italy perché se avessi dovuto pensare di fare la stessa cosa con un'azienda che non fosse italiana,
non ci saremmo mai riusciti. E quindi siamo Non stati vi sareste mai incontrati? No, ma poi non saremmo riusciti ad arrivare poi a creare quel successo che abbiamo creato con la mia esperienza con nella mia prima esperienza professionale, dove poi alla fine, cioè, ho visto la loro fabbrica partire da quattro, cioè due famiglie, quindi marito, moglie, figli di uno, figli dell'altra, poi diventare quindi da 4-5 elementi a 25, 30, 40. Wow. E dall'altra parte noi come brand allo stesso tempo crescere sempre di più, quindi questa crescita insieme. E per me ad oggi probabilmente è più quello il Made in Italy, perché da un punto di vista poi di prodotto di produzione io credo che ci siano N fabbriche al di fuori dell'Italia in grado di lavorare un capo come può essere lavorato comunque sia da un laboratorio italiano. Ottenere un output di livello Però la differenza per me la fa la parte, il capitale umano anche lì. umano. Una domanda più invece lato persona e professionista in realtà di Catano. Com'è la vita da CEO? Come riesci a un po' bilanciare, no, la vita personale e la vita professionale? Questa è una domanda che da un lato anche mi imbarazza, no? Perché anche quando un po' mi chiedono ma cosa fai, tendo sempre un po' a sviare sul titolo del ruolo, ma, ma sempre per questa visione che ho del capitale umano, no? Cioè una visione non trasversale ma una visione molto orizzontale, no? Più che un capo, CEO, eccetera, è quasi una sorta di capitano, no? Cioè qualcuno che è in trincea a combattere con il resto dei soldati e fa un po' da ombrello e da paracadute a tutto quello che può succedere, nel bene e nel male. Sicuramente c'è una forte responsabilità, almeno io sento una forte responsabilità verso il progetto sul quale sto lavorando e verso le persone che stanno lavorando su quel progetto, quindi un forte senso di responsabilità per chi mi ha dato fiducia nel poter guidare il progetto, in questo caso Fortela, Ci e, arriviamo poi su Fortela. e le persone dall'altra parte che mi stanno dando fiducia, no? Perché quelle persone comunque sia possono essere messe ogni giorno davanti ad una scelta, no? La scelta di poter andare a lavorare in un altro brand, in un'altra azienda, di cambiare vita, invece comunque sia decidono, no? Di investire il proprio tempo, le proprie energie, la propria vita in una mission, e io sono responsabile ovviamente anche del loro successo e della loro crescita. Visto che insomma hai fornito l'assist e visto che insomma Fortela è un brand che a noi ci sta nel cuore, ti volevo chiedere come è venuto l'incontro con Fortela, come hai conosciuto Alessandro Squarzi e Alessia Giacobino. Allora, in realtà cioè, con Alessandro ci siamo un po' conosciuti frequentando un po' momenti comuni, cioè legati un po' a questo mondo, quindi ci siamo sempre un po' incrociati. Per quel motivo con cui abbiamo iniziato la nostra chiacchierata, quindi questa ricerca del bello, di una bella estetica, ho sempre visto in Alessandro come un po' una sorta di Un punto di mentore. riferimento, certo. Sì, un po' come io chiamo Ralph Lauren padre Ralph da un punto di vista proprio valoriale di vita, cioè se dovessi visualizzare un po' la mia vita nel futuro mi immagino come Ralph con N bambini scodinzolanti a casa, in una casa in campagna, con cani, cioè un po' quella visualizzazione lì, così come, ok, da un punto di vista Bucolica, proprio. una visione bucolica Sì, quasi. e da un punto di vista abbigliamento Alessandro, cioè quando è stato creato Instagram, io ricordo la primissima persona che ho iniziato a seguire su Instagram è stato Nick Wooster, e Ah, la ok. seconda Alessandro. Alessandro Squarzi, ok. E la cosa bella è che ho avuto la fortuna poi di lavorarci con entrambi. E Alessandro per me, cioè, io ero sempre, non riuscivo a comprare mai nulla di nuovo come abbigliamento, però non avevo neanche ancora quella maturità ancora di esplorare così tanto il vintage. E quindi Alessandro è stato un po' appunto un mentore nel darmi la possibilità di capire quale fosse la mia strada da un punto di vista di estetica, di abbigliamento, di ricerca, di Anche lifestyle. valoriale penso, no? Perché Sì, sì, comunque ecco, Fortela sposa una visione ben chiara, no? Quello di assolutamente. appunto un prodotto di assoluta qualità, un prodotto da tramandare, un'attenzione anche alla sostenibilità, cioè quindi c'è proprio una visione, come parlavamo, no? Come dicevamo all'inizio, ben chiara, no? Su dove posizionarsi, su qual è l'anima del brand. Decisamente, la cosa bella è che poi tante cose succedono non perché strategicamente cioè, c'è il bisogno di farle succedere, come ad esempio la sostenibilità, no? Molti brand sono nelle condizioni in cui devono investire dei soldi per
vendere il fatto di essere sostenibili, molto Un spesso po' come finisce... operazione di marketing. Sì, No? molto spesso finisce poi in greenwashing, eccetera. Sì, sì, sì. Nel momento in cui hai invece dietro brand, ritornando a quello che dicevamo prima, come Fortela o come può essere Ralph Lauren, eccetera, dove hai ancora la visione del founder che l'ha creata perché voleva appunto buttare a terra quello che era il suo istinto, il suo modo di vivere, cioè, diventi allora ad esempio sostenibile per definizione, perché appunto noi ad esempio abbiamo zero compromessi lo sapevo prima di entrare, ma una volta dentro cioè, mi si è aperto un mondo perché L'hai capito ancora di non più. c'è compromesso sulla qualità, sui dettagli e molto spesso ci troviamo anche io e Alessandro un po' a discutere di queste cose qui. Io dico, Ale cavolo, però cioè, dobbiamo lasciarli andare alcuni dettagli perché hanno un impatto sui costi in maniera Non con devastante. Alessandro. Però è sempre bello perché appunto vai a capire davvero la ricerca e i dettagli che ci sono sui capi e i prezzi ai quali usciamo fuori noi, i retail price nostri, sono stracompetitivi davvero per quello che è Per la quella che è la ricerca maniacalità maniacale. che c'è sul prodotto. Un ulteriore dettaglio in realtà, visto che parliamo insomma no, di manifattura, di attenzione al dettaglio, anche mia curiosità personale, perché appunto abbiamo avuto no, occasioni per incontrarci con Alessia e con Alessandro e insomma conoscere meglio Fortela. Se dovete produrre Made in Italy o Made in Japan, no? Che sono diciamo un po' le scuole per antonomasia che offrono insomma una qualità di prodotto, di tessuto, di dettagli senza compromessi, su che cosa vi basate? Cioè nel senso un prodotto esce Made in Italy piuttosto che Made in Japan, è legato solamente, non so, al prodotto di per sé, a un discorso logistico, a una facilità di reperire il tessuto, c'è un qualcosa che legate a questo? Il prodotto, cioè Ok. tutto parte di lì, quindi dipende tutto da qual è la tipologia di prodotto che vogliamo appunto andare a realizzare e lì si sceglie chi è più bravo a farlo. Ovviamente per la tipologia di prodotto che offre Fortela il Made in Japan rappresenta cioè un bello zoccolo duro della produzione, anche lì con tanti limiti da un punto di vista poi logistici, Logistico, di immagino, costi, di certo. tempistiche, di approvvigionamento. Ad esempio adesso siamo in una fase in cui il denim giapponese sta vivendo un picco storico di scarsità Sì, ok. e quindi cioè, stiamo lavorando in maniera forsennata per cercare di metterci in casa, comunque sia dei tessuti che Dei ci tessuti che permettano di possono... respirare per un tot parliamo di anni, non di mesi. E quindi no, è legato veramente tanto tanto al prodotto, ma così come è legato poi all'interno del paese, quindi o Giappone o Italia, alla scelta del fornitore. Chiaro. Quindi il capospalla, il cashmere, il cotone. Invece una domanda più legata, tornando alla persona di Gaetano. C'è una definizione che tu dai al successo, premettendo anche che il successo è un po' una definizione soggettiva, no? Perché magari per alcune persone no, registrare un determinato fatturato, per altre persone, non so, realizzare un determinato progetto. Che cosa rappresenta per te il successo? Allora, secondo me ci sono due momenti in cui possiamo parlare di successo. Allora, posto che per me successo è, per come sono fatto io personalmente, probabilmente non lo troverò mai. Perché nel momento in cui secondo me pensi di aver avuto successo, stai perdendo quella linfa per andare avanti e avere il next Spingere step. oltre. Però direi che da un lato c'è sicuramente la sfera magari più personale, dove per me è successo avere una persona con cui condividere i piccoli momenti, con i quali fare dei progetti di vita, con i quali appunto vedere progredire la tua vita. E dall'altra vale la stessa cosa, cioè progredire a livello lavorativo, cioè vedere l'azienda che va avanti a partire dal team, era un po' quello che ci dicevamo prima. Nel momento in cui vedo progredire, cioè vedo ogni pezzo del team che sta progredendo, vedo i progetti che prendono forma, quindi dall'ideazione strategica, magari partendo anche dai numeri, dici ok, c'è un'esigenza, butti i numeri, la presenti ai founder, cerchi di declinarla, poi una volta che inizi a declinare vedi che prende forma, nel momento in cui e poi arrivi fino alla fase finale Da una dove visione a un qualcosa di concreto, no? quello per me è il successo, ma non è strategico da qui a 10 anni, perché poi uno magari pensa spesso che dietro ci siano delle strategie super long term, che sicuramente ci sono in gruppi
enormi, quotati in borsa, eccetera, ma io ho sempre cercato di investire su un approccio startuparo, cioè anche quando magari poi raggiungi una massa critica per cui per definizione non sei più una startup, Ok. però io credo che avere quella visione sempre imprenditoriale, startupara, anche quando inizi a diventare grande, sia un po' una chiave del successo che ti permette sempre di avere, tra virgolette, mille occhi, essere un po' su tutto, ma anche Stare sul pezzo. stare sul pezzo, ma anche cercare di in qualche modo passarla alle persone che ci lavorano dentro, no? Cioè io ogni volta che magari faccio un colloquio per assumere qualcuno o comunque sia mi confronto con i miei colleghi su tematiche magari un pochino più soft, il messaggio che cerco sempre di far passare è quello: ragionate come se voi foste proprietari di un pezzo dell'azienda, cioè voi foste proprio responsabili di un pezzo del business da un punto di vista lavorativo e da un punto di vista del fatturato. E io credo che quello sia un po' il trick e la chiave di lettura affinché tutti possano poi fare le cose nel modo Modo migliore. giusto. Vorrei farti un'ultima domanda per concludere questa bella conversazione, chiedendoti se c'è un aneddoto, un momento, un qualcosa che ti ha segnato in questi anni, insomma, magari un'esperienza, l'incontro con una persona che ti è rimasto particolarmente in mente, nel cuore, e che vuoi condividere con noi. Allora, in realtà, devo essere onesto, no. Cioè, nel senso, non riesco a trovare un momento preciso. Ma è per quel discorso lì dove cerco di vivere la vita un po' La giorno dopo giornata. giorno, quindi è ogni giorno per me è un momento speciale, perché è come se ogni giorno vivo davvero come se non ci fosse domani, da un punto di vista personale e lavorativo, e quindi cerco di mettere sempre a fattor comune quel giorno come, ok, cosa posso prendere, cioè, di meglio da questa giornata, e non tanto sempre a livello personale, ma sempre un po' per l'ecosistema che gira attorno un po' a me, sul quale io riesco ad avere un po' di influenza. Quindi la domanda che cerco di farmi ogni giorno, ok, oggi come riusciamo a creare valore? Quindi no, devo dire, cioè, potrei elencare mille aneddoti o episodi, però non ce n'è uno che mi ha segnato in particolare. Gaetano, ti ringrazio per questa bella chiacchierata, è stato Grazie un a te, Andrea. piacere, Grazie. abbiamo finito.